facciamo oggi? Ah sì, dare una seconda vita a questi. Non so se ti ricordi di queste qui. È stato apprezzato come regalo perché sono state utilizzate fino alla disintegrazione. Ho incontrato su internet alcuni video carini che utilizzavano i pezzi di stoffa di scarto per poter fare dei sottobicchieri, dei sottopentola. Perché non provare? Abbiamo parecchio rosa. Voglio basarmi un po' sulla tecnica del quilt. Quilt in inglese, l'altra punta. Farò tutti i quadratini da 3 cm e mezzo, con mezzo centimetro per le cuciture. Li assemblo a formare un quadrato da 18 x 18. 18 diviso 3 fa 6, 6 quadratini per 6 quadratini. Per un lato della presina mi servono 36 quadratini. Ok. Questi fanno ombra. Iniziamo dalla prima. Ouch! Oh, fammi fare e vediamo cosa esce. Poi mi dici se ti piace. E non ce l'hai, vero, rotelline che taglia stoffa? Vedi qui c'è che taglia pasta? È come quella che taglia la pizza. Non credo che taglia stoffa. Proviamo? No. Ho 6 quadratini per ogni colore. Mi conviene un attimo appiattirli. Tra così e così c'è parecchia differenza, eh. Tutti belli in ordine, piatti. Assembliamolo, assembliamo. Non riesco a dire assembliamola. Vabbè, è ora di assemblare il tutto. Ok, mi serve il bianco, qui ce n'è abbastanza. Ah, yes. Ecco. Dritto contro dritto, ok. E si è scaricata la batteria. Oggi non sta andando molto bene, eh? No. Ho già fatto 3 strisce. Sì, alla fine i quadratini non sono tutti uguali. Un pochino di sfalsatura tra le cuciture c'è. Sto cercando di renderle più precise possibili. C'è bisogno di allenamento. Anche se sfalsate così non mi dispiacciono. Quindi unisco i vari quadratini di una striscia e poi l'attacco qua. Pensando come ottenerli tutti belli precisi, un pezzettino di cartoncino, no? Allo spesso dovrebbero essere più precisi, più facili anche da attaccare. Questo è tutto sballato. Una cucitura mi viene qui, mentre l'altra è di qua. Questa qui e questa è di qua. Stava andando quasi tutto bene, tranne per le ultime due. Da lontano non è che sembra... Ok, forse questa qui è un po' maluccia. Io la lascio. La promuoviamo comunque per chi ha fatto l'esame di riparazione e quella sufficienza risicata l'ha presa, dai, secondo il mio giudizio. Girarla si muove. Questa parte è più liscia rispetto a questa di qua, quindi qui c'è un po' più di attrito. Forse credo di aver trovato il metodo perfetto. Posiziono. Fantastico, è fantastico. Bella, precisa, e non c'è nemmeno bisogno di rifinirla. Mi piace. Ho finito tutte quante le facciate. Sono rimaste da imbottirle e unire i pezzi. Voglio mettere una rifinitura. Sulle curve non so bene come fare. Fammi una pietrina. Così? Sì, No. così la fai. Le faccio così e così. La metti all'angolo così e la cuci. Stirala un poco. Io la metto qua. Quando rivedrai fai ciò che pulino. Vedi? Quindi così. Quando giri si gira solo. Basta che non c'è un po' di mollezza. No, non mi sconfinterà. Un attimo che lo scucio. Io sono andata troppo in dentro a cucire, quindi quando lo ripiegavo di là non mi bastava per coprire tutto. Qualcosa ho combinato. Se è qualcosa di buono o no, non ne sono sicura. Allora. Gli angoli non mi convincono. No, non sembra poi così male, no? Io ci provo, Da lontano
non è male. Devo ancora fare pratica con gli sbieghi. Di qua si vedono un po' di più però gli errori. No, devo fare ancora molta pratica con questi, perché non riesco a metterlo. Il che mi fa riflettere il fatto che adesso è tutto così veloce che nessuno ti dà nemmeno il tempo di fare pratica. Quindi, in maniera proattiva, proverò e riproverò finché non avrò imparato anche questa cosa. Ti ho incastrato l'ago. Ridammelo. E ce l'abbiamo fatta. Sono state sofferte. Comunque il profilo della seconda è venuto meglio della prima. Pratica, pratica, pratica. Queste sono un ottimo modo. Perché sono semplici, se vengono un po' bruttine, sì. Faccio un altro paio, questa volta a striscioline. La prima idea è di farle un po' più bruttine, la seconda idea è di fare uno strato più spesso di stoffa. Ho fatto un'altra scrematura. Qua i pezzi un po' più grossi che possono essere un po' più elaborati, qua tutti quelli piccoli, questi proprio piccoli 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 potrebbero essere utili se casomai fa qualche lavoretto tipo all'uncinetto, piuttosto che buttarli via, li puoi usare come imbottitura. Quest'altro invece potrebbero ancora essere utili. Perciò a tutto si può trovare una doppia vita. Pensavo di fare delle strisce così, lunghezza varia. Allora, tutte striscionine aggiunte, fai qua, là, in modo da renderla più giocherellosa. Blu che è più caro. Qua. Mo, c'è che non lo teniamo. Qua vedi come qua, no? Guarda, come qui, giallo, blu, blu. Qua allora un altro colore, un pezzettino di questa. 17-18 ci arriviamo. Io dicevo che prima le cose e poi le tagli. Ma dietro questa non dà con la faccia dritta. Sì, a voglia. Era per dargli un po' più... Vabbè, sì, fanno quello. Intelligentemente non ho acceso la videocamera, però ho preso un pezzo di stoffa e le ho cucite tutte sopra. Proviamo a fare un quadrato di 19 cm bello preciso. Sì, ok, mi piace, sì. Mi preparo intanto una stoffa che deve andare dietro. Abbiamo una strisciolina, è avanzata da quella di prima. Ne abbiamo anche un'altra e la piego in 3. Quindi una, i due lati ce li abbiamo. Che groviglio qui dietro. Oh, vabbè, tanto rimane dietro. Ora dobbiamo fare le altre due. Queste sono le prime due. Queste qui sono le ultime due. Per accelerare il processo le ho fatte senza andare a stirare, a appiattire ogni strisciolina. Sono un pochino più bruttine. L'importante è la funzionalità. Per rendere la cosa un pochino più giusta, ho messo un lato bello precisino con uno più bruttino e un lato bello precisino con l'altro più bruttino. O questo è il lato più... No, questo è il lato preciso e questo è il lato più bruttino. Perché io sto curando qui? Ah, stiamo facendo un casino. Sì. Vediamo, perché a me il profilo non si mette. Dici che sei stufata di me? Vuole la tua padrona? Ma di sì. Però non ti ho preso questo. Mezzo fuori, mezzo dentro. Allora no, non è. È che sei stufata proprio lei. Dice, oh, mi lasciate in pace un po'. Sì. Così non sembrano per niente male. Salve e buoni 100 giorni a Natale! Comunque, oggi credo di fare un'altra coppia di fresine, un po' più piccoline, striscioline però motivo a spirale, quindi verranno tonde. Proviamoci. Il colore predominante qui è un po' il rosa. Pensavo di usare solo quel colore lì. Ma sì. Ridividiamo tutto. Ah, adesso ci sto pensando. Devo fare tutte strisce della stessa grandezza. Oh là là. Ok. Solo rosa. Ci vengono 4 qui. 1, 2, 3 e per poco. Ho tagliato un po' di strisce, tutte della stessa misura, 3 cm di larghezza. Le piego in 3 e li appiattisco in modo da dargli la forma. Vediamo un po' come iniziarle. Io direi di fare un quadratino qui e metterlo in mezzo. Poi da qui tutto intorno.
non ho considerato il furbo e non si gira questa. Niente spirale, però possiamo fare così, così, un attimino, possiamo fare. Ho come la sensazione che venga un po' male. Primo lato fatto, l'ho già cucita e ho già fatto le striscioline per la seconda faccia. Non c'è bisogno che ti apri, appiattisci. Intanto giriamo questo e ci casco sempre. Quindi questa così. Lo imbastito, ora cuciamo. Cioè, carinissima. Finite. Abbiamo optato per questo invece del motivo a spirale. No, queste però sono venute carine, anche se mi piace più questo lato per questo. Non so se ti ricordi di lui. Ne ho dovuto fare un altro un po' più carino con la chiusura, in modo da avere tutto bello ordinato. Proviamo a renderlo utile. Per prima cosa, via tutto questo bordino. Fa malissimo. Prima di continuare, un po' di ordine. Vabbè, stiamo migliorando. Non sono 5, sono 4. 2 non erano nemmeno le mie idee originali, ma sono soddisfatta. Che dire, abbiamo tutte le misure, tutte le forme per qualsiasi uso. Pentole, teglie, stoviglie che vanno nel microonde, bollitori del latte che raggiungono le temperature del magma. Stiamo a posto per un po'. Ci sono un paio di vantaggi di questi lavoretti che mi vengono in mente. È un ottimo modo per recuperare le stoffe, i ritagli, piuttosto che buttarli via. Ho trovato un secondo utilizzo. Il secondo vantaggio, sono buone per far pratica. Se vengono un pochino male, fa niente, ti permettono di vedere cosa puoi migliorare. Ad esempio io ho imparato che devo pigiare un po' di meno il pedale della macchina da cucire, riduco un po' la velocità e riesco ad andare un po' più dritta. Mi stanno insegnando ad avere molta pazienza e anche a non preoccuparmi se devo cambiare idea all'ultimo minuto. Ad esempio queste io le volevo fare a spirale, invece poi le abbiamo fatte a trama e sono carinissime. Ebbene, per questo video è tutto, spero ti sia stato di compagnia e ti abbia dato qualche idea nel caso avessi dei pezzi di stoffa da riciclare e noi ci vediamo alla prossima!